Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti e ovviamente tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, in questo video parleremo dell'ultimo numero di Dhampir, ovvero lo Sciacallo. Siete pronti? E allora partiamo! Molto bene ragazzi, eccoci qua. Allora, prima di partire, questo è il mio primissimo video di Dhampir ufficiale. Già ne ho fatti un paio, ma erano per quanto riguarda il film, che se non avete visto andatevelo a guardare, perché è veramente bello. Lasciate perdere chi lo ha bocciato. Chi è veramente amante di Dhampir sa che quel film è veramente molto bello. Quindi prima di cominciare volevo fare una piccola, premessa. Io di solito parto sempre nel commentare, no, come la copertina, ovviamente chi l'ha scritto e chi l'ha fatto. Però ecco, questo è il numero 307 ragazzi, ma i primi 300 numeri il copertinista ufficiale era Enea Riboldi. Ecco, purtroppo Enea Riboldi ci ha lasciato l'8 maggio di quest'anno, cosa che si è saputa purtroppo in modo ufficiale molto tardi. Ecco del perché, no? Adesso il copertinista è Cropera, e quindi ecco volevo ricordare Neri Boldi per il suo lavoro svolto con le copertine di Dhampir dall'1 al 300, e grazie mille di cuore. Ora partiamo appunto con il descrivervi com'è il numero 307 di Dhampir. Ora, purtroppo Dhampir nel corso della sua vita, sono 25 anni di Dhampir, ultimamente ha subito un cambiamento di foliazione, no? Ok, cosa vuol dire? Che è cambiato un po' tutta la grafica, l'aspetto grafico ovviamente, e il copertinista, ma purtroppo anche il numero di pagine, che sono invece di 96-80. Ecco, per un fumetto come Dhampir questo è un grosso handicap, perché Dhampir è un fumetto che 80 tavole non bastano assolutamente, ne servono 96, punto. Piccola sfogo da appassionato, però purtroppo questo è quanto. La testata non sta vivendo un momento roseo, la colpa è anche nostra che non lo compriamo più, e di conseguenza questo è quanto. Però andiamo a parlare adesso nello specifico di questo volume. Allora, io lo apro perché non mi ricordo sempre il tutto. Ovviamente adesso è a cura di Gianmaria Contro, prima ovviamente era di Mauro Boselli, no? La supervisione. Comunque sia, è sempre un personaggio, no? Creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. A cura di Gianmarco Contro appunto. La sceneggiatura è di Luigi Mignacco, ok? Che ha realizzato veramente moltissimi Dhampir addietro, ma poi vi dirò una mia piccola curiosità. I disegni sono di Vanessa Belardo, la copertina appunto è di Michele Cropera, e il lettering è sempre di Omar Tuis, che praticamente c'è dagli inizi. Omar Tuis. Allora, adesso vorrei parlarvi un po' di questa copertina. Mentre ve ne parlo io ve la metto in sovraimpressione, almeno la potete vedere bene anche voi. Allora, diciamo che con il cambio di foliazione la scritta Dhampir allora è molto più bella questa, devo essere sincero, è molto più bella questa, perché praticamente adesso è in trasparenza e quindi non perdiamo il disegno proprio della copertina. In effetti si riesce a intravedere anche il dietro della scritta, che cosa c'è. Non ci sono cose importanti, per l'amor del Signore, perché comunque ci sono palazzi e altre cose del genere, però ecco questo bel cielo color porpora con sfumature di nero, grigio e bianco assolutamente fa molto più effetto così. Lo sciacallo ovviamente è scritto in bianco sotto, una volta c'era una striscia colorata, dopo vi farò vedere dei numeri delle scorse edizioni, quindi vedrete il cambiamento, è però molto bello. Ora, le copertine di Cropera, ragazzi, sono un qualcosa di fantastico. Gioca con questi colori, con queste pennellate, con questi disegni in maniera secondo me stratosferica. Veramente, io lo dico, il cambio di copertinista purtroppo c'è stato per, come dicevo prima, eventi molto spiacevoli, ma questo cambio di copertina secondo me sta giovando molto alla testata, almeno questo è il mio
diciamo, pensiero personale. Allora, qui vediamo un Arlan Draka purtroppo in difficoltà sotto delle macerie che cerca di raggiungere una pistola, e dietro troviamo una classica orda di vampiri, perché Dhampir è proprio questo di cui tratta, ovvero vampiri, o meglio è il tema principale di Dhampir, ma Dhampir ha veramente tantissime altre storie da raccontare. Allora ragazzi, questa era la copertina e come vi dicevo, secondo me è fantastica, è veramente bellissima, veramente bellissima. Ora, questo volume torna un po' a riparlare di vampiri, perché in realtà, come dicevo poc'anzi, Dhampir non parla solo di vampiri, ma parla un po' di tutto quello che è il mondo orrorifico, no? Ovviamente nascosto a noi poveri e comuni mortali. E lui è un cacciatore di maestri della notte. Vi dirò ragazzi, farò sicuramente un video esclusivo per presentarvi chi è Dhampir, ok? E probabilmente, anzi sicuramente, vorrei raccontarvi un po' tutti i numeri. Sono 307 per ora? Sì, sono 307, quindi 307 video. No, molti di più, perché prima Dhampir aveva i maxi, aveva gli speciali che quest'anno non c'è, è altra cosa che mi dà molto fastidio. Non c'è ed sarebbe dovuto uscire proprio in questo periodo massimo fino a novembre e non c'è. Non va bene, non vi dico va bene, non va bene assolutamente, però questo è quanto, quindi cercherò di raccontarvi tutto. Allora, i disegni sono appunto di Vanessa Belardo. Ora, a me sono piaciuti veramente molto, anche qui volevo far vedere proprio alcuni di questi disegni. Sto cercando ovviamente qualcosa di, ecco, tipo anche questi, no? Sono vignette semplici, ma in realtà sono veramente ben fatte, veramente ben fatte. E un'altra che mi è piaciuta veramente molto, ma veramente, veramente molto, un attimo che ve la trovo perché era proprio qui, eccola qua ragazzi, questa è veramente una tavola a mio avviso stupenda, una doppia tavola, doppia pagina, bellissima, spero che la vedete tutti, ok, non voglio farvi vedere altro perché sennò vi spoiler. C'è solo un piccolo, diciamo, disegno che non mi è piaciuto, questo lo devo ammettere. Allora, questo che vedete qui è il Teatro dei Passi Perduti, ok? Qui, allora, il Teatro dei Passi Perduti di solito è stato raffigurato sempre come quasi un mega tempio greco, ok? Dedicato a qualche dio. In questo disegno purtroppo sembra un magazzino delle scope, purtroppo è brutto dirlo, è veramente piccolo, non mi è piaciuto proprio. Purtroppo ecco, questo qui è un disegno che bocciato, però per il resto l'albo è molto bello. Ora, perché dicevo che Dhampir non può essere, diciamo, un albo da 80 pagine ma da 96? Perché Dhampir è un fumetto che si basa molto, ma veramente molto sulla storia. Voi mi direte, ma sì, anche gli altri. Sì, ma Dhampir non è una storia a sé. Vi spiego. Dhampir non sono volumi autoconclusivi, sì, ci sono, ce ne sono pochi. In realtà Dhampir è tutta una storia lunga che parte dal primo e si espande per tutti gli altri numeri. Questo è il bello di Dhampir, è una storia unica e consecutiva. È stata veramente la forza di questa testata. Ora siamo passati alla seconda, diciamo, era narrativa del fumetto? Sì, ok, dal 301 in poi, perché il 300 è quello che ha segnato la conclusione, la fine della prima parte. Fine perché è stata secondo me troppo frettoloso anche lì, però va bene, non mi è piaciuta molto purtroppo quella cosa lì, anche se ci sono state delle spiegazioni su tante cose della storia. Però Dhampir è assolutamente una storia a lungo raggio, non a volumi singoli. Questo non è un volume singolo, molto bene. Ma un'altra forza di Dhampir appunto è che Dhampir spazia veramente sul mondo attuale, il mondo che c'è ora, il mondo fisico, perché lui non è fermo in un solo luogo, lui viaggia per tutto il mondo. In questa storia qua lo troviamo in Turchia ed è ambientata nel 2023. Altra particolarità di Dhampir che forse magari molti non sanno è che giustamente le storie vengono commissionate qualche anno prima, ok? Prima di essere pubblicate. Questa è stata commissionata, penso, nel 2023 perché parla di un argomento purtroppo successo in quell'anno, che è legatissimo assolutamente alla storia.
Ovviamente la storia, l'avvenimento è reale, la storia è giustamente di fantasia, perché non è che è inventato, è tutto quanto reale quello che c'è all'interno, perché sennò sarebbe abbastanza preoccupante per noi comuni esseri umani. E quindi no, questo è il bello di Dampir, perché lui spazia per il mondo ed è la forza di Dampir, perché è anche secondo me sotto tanti punti di vista, anche un fumetto molto molto culturale, molto molto culturale secondo me, perché fa conoscere tantissime cose, tantissime cose. In Italia c'è stato anche parecchie volte, ragazzi, hanno fatto anche delle raccolte. Ma veniamo ora a raccontare questo albo, perché è ora di raccontare un po' questo albo, senza andare in spoiler, attenzione. Ci ritroviamo nella Messina del dicembre del 1908, dove ci fu un grandissimo terremoto. Ora, in mezzo alle macerie si aggirano ovviamente un paesano locale in cerca dei propri parenti, vede la distruzione, viene fermato da un plotone di miliziani russi e ovviamente lo volevano arrestare perché lo consideravano uno sciacallo. Nel mentre arriva un personaggio che ovviamente non era ancora noto nel mondo di Dampir. Arriva un maestro della notte nuovo, Rodon si chiama questo maestro della notte, e lui ha una particolarità che finora non si era mai vista né intravista in un maestro della notte. Lui riesce in un qualche modo, che non spiegano, e per fortuna, perché vuol dire che la storia proseguirà, lui riesce a prevedere i terremoti. Ora, qui bisogna fare due riflessioni. Il terremoto è una di quelle calamità naturali di cui l'essere umano è veramente inerme, perché non ha assolutamente nessuna protezione di fronte a una calamità del genere. Arriva, distrugge e quello che c'è spazza via. Ma ci può essere una cosa ancora più pericolosa del terremoto? Sì, in questa storia c'è, e sono appunto i maestri della notte, in questo caso Rodon. Quindi mi è piaciuta assolutamente questa similitudine nel mettere insieme due calamità, una naturale, l'altra di fantasia, ma che in queste storie sono calamità naturali anche loro. Perché i maestri della notte purtroppo si aggirano sempre dove c'è miseria, guerra, distruzione, e il loro campo di caccia. E dico campo di caccia non così a caso, perché loro vanno veramente a caccia di esseri umani. Ma era chiaro, è un fumetto di vampiri, di conseguenza lui è uno di questi che va a caccia. Quindi che succede? Rodon in qualche modo, no? Ovviamente nel modo suo, perché i maestri della notte hanno questa piccola peculiarità di trasformarsi in qualcosa di poco umano, tipo questo, ok? Cosa che possono fare solo loro. Quindi ammazza tutti questi, e quella persona che è lì con lui, diciamo che la prende come suo schiavo umano, o meglio non umano, lo vampirizza, ma va bene. Torniamo ai giorni nostri, perché? Perché appunto, come vi ho fatto vedere prima, dentro il Teatro dei Passi Perduti appunto c'è Caleb Lost che sta illustrando ai nostri tre eroi, ovvero Arlan Draka, Emil Kuriak e Tesla Dudbeck, cosa è successo, no, negli anni. Perché? Perché praticamente Caleb Lost ha un archivio immenso dove dentro ci sono tantissime informazioni, e molte appunto riguardano i maestri della notte. Ora lui sta studiando il discorso che nel corso degli anni, ogni volta che c'era un terremoto dei più devastanti, tra cui ne cita veramente tantissimi, il più famoso è quello del 1960 in Cile, dove praticamente è stato il terremoto più forte di sempre, con una scala del 9.5. Diciamo che è abbastanza fortino. Quindi cita, no, tutti questi terremoti. Perché? Perché ogni volta che c'è un terremoto ci sono comunque delle testimonianze dove una persona, ok, in questo caso è proprio Rodon, viene avvistata e fa, diciamo, razzie di esseri umani, perché ovviamente Rodon è anche al seguito di Rodon, scusate, c'è anche il suo esercito di non morti. Studiano, guarda, ovviamente non conoscono, no, chi sia questo, diciamo, maestro della notte, perché fanno alcune illusioni. Ecco, questa è un'altra cosa che mi piace, io adoro di Dampir, che fanno allusioni a numeri passati. In questo caso fanno allusioni a ben 5 numeri. Fanno allusione a il numero 123,
i senza morte, ecco questo è quello che vi dicevo prima, queste erano le vecchie copertine di Dumper, i senza morte, poi lo poso un attimo qua ragazzi, fanno allusione al seguito perché è in due volumi senza morte, al numero 124 Nel covo del maestro, fanno un'allusione all'avventura cubana, ovvero Cuba Libre, il numero 223, fanno allusione al numero 245 Sangue sulla Siria e l'ultimo, ma non ultimo, fanno allusione al numero 255 Haiti. Ovviamente non sono allusioni a caso, ovviamente sono tutte cose di guardate che esistono questi, guardatevi, scusatemi, leggetevi questi volumi. E la cosa mi piace tantissimo in Dumper. Ora cosa succede? Loro gli dice Caleb Lost, guardate che c'è un qualcosa in Turchia dopo appunto un grandissimo terremoto, quello del febbraio del 2023, infatti è ambientato in quell'anno, andate lì in Turchia perché ci sono dei movimenti sospetti. Ora nel volume precedente, Gli ali della notte, c'era si parla di una società segreta e di un qualcosa del genere, che è proprio citata, aspetta, il nome è la Eket, il nome, che è finanziata da una persona molto losca, di cui non si conosce assolutamente nulla. Questa persona losca si chiama Miralem Joy, ok? E non si conosce nulla di questa persona, perché le poche informazioni che ci sono sicuramente sono fittizie, e finanzia questa organizzazione, quindi in teoria è nascosta come organizzazione umanitaria, ma non lo è. Perché? Perché appunto in quella regione sta già adoperando il medical team che abbiamo visto nella storia precedente, dove c'è Arno. Ora ovviamente Arlan Draka, il nostro Dumper, va in Turchia con Emil Kuriak e Tesla per appunto scoprire che cosa sta succedendo, e lì ovviamente incomincia la storia. Lo troveranno, non lo troveranno il maestro Rodon? Non vi dico nulla perché dovete leggerlo ragazzi, dovete leggerlo. Però io vi racconto fino a un certo punto, perché lo scopo del canale è quello non di raccontarvi le storie e quindi fare io il cantafavole, il raccontafavole, il raccontastorie, ma quello di illustrarvi, di mettervi curiosità su queste cose, su questi albi, perché è un canale non di lucro, è un canale di informazione, un canale di passione, questo il mio. Di conseguenza io vi racconto fino a un certo punto e poi dopo il resto sta a voi scoprirlo. Però vi dico, è una storia che a me è piaciuta molto. Siamo ritornati quasi ai fasti di un tempo, vi dico quasi ai fasti di un tempo. C'è molta carne al fuoco, ci sono dei pezzettini del puzzle che si stanno finalmente inserendo nella storia. Dopo appunto la fine della prima parte, della storia, dei primi 300, ci sono altri puzzle che si stanno unendo per appunto comporre questo nuovo filo, questo nuovo arco narrativo, che appunto è iniziato col 301, il figlio del Dumper del 301, mi raccomando compratevelo e leggetevelo. E quindi ecco, questa storia qui mi è piaciuta molto. Purtroppo c'è sempre il discorso, guardate solo questa che tavola bellissima. Purtroppo c'è sempre il discorso che un volume di 80 pagine per Dumper è veramente poco, perché prima era di 96, si vede la differenza? Sì, si vede, ma non è il discorso di vedere la differenza a livello di spessore dell'albo, proprio a livello di racconto. Lì purtroppo cambia tutto. Quindi questo era un po' la mia recensione per questo albo. Non vi ho detto nulla di chissà che, perché appunto dovete leggerlo, comprarlo e leggerlo, anche perché sono gli unici albi della Bonelli che non sono aumentati, sono ancora a 4,90 €. È tanto? Sì, è tanto, però diciamo che gli altri sono a 5,80, gli altri della serie, gli altri personaggi della Bonelli, quindi uno sforzino per comprare si può fare. Lo troverete in edicola oggi, io vi sto facendo il video oggi che è venerdì, quindi è uscito ieri che era giovedì, 2 ottobre, e quindi ecco, recatevi in edicola e recuperatevelo ragazzi. Il prossimo numero è molto interessante, e anche la copertina
a me piace veramente un casino. Eccolo qua, è l'Antico Marinaio, non so se lo vedete, uscirà in edicola il 5 novembre e anche qui praticamente da quello che si dice sulla piccola prefazione, praticamente verranno messi altri tasselli e altri pezzi al puzzle. Io ecco ragazzi, non mi resta che dirvi di comprarlo. Ecco, non vi faccio vedere la tavola finale perché vi svelerei un po' troppo di quello che c'è nell'albo, perché in questa tavola finale c'è tutto e niente, nel senso di parlato non c'è molto, ma ci sono delle immagini molto eloquenti che i veri amanti di Dhampir capiscono e avranno sicuramente percepito e recepito. Quindi ragazzi, questo era il mio piccolo, diciamo, la mia piccola recensione per quanto riguarda questo numero di Dhampir. Io comunque vi volevo far vedere questa, perché questa qui è l'immagine di presentazione di copertina, in terza di copertina, veramente fantastica. È uno dei disegni che ho adorato di più, appunto di Cropera. Bellissima. Cosa importante ragazzi, se non volete recuperarvi magari tutti i numeri perché sono veramente tanti e lo comprendo, esistono in libreria, attenzione, solo in libreria, delle raccolte di Dhampir, eccole qua, ve le faccio vedere, dove appunto racchiudono le storie più belle, ok? Storie più belle nel senso le saghe più belle, e molte volte sono appunto diciamo incentrate in vari maestri della notte. Qui appunto parliamo della saga di Ixtlan, un altro maestro della notte che ha fatto la storia dei primissimi numeri di Dhampir. Molto bene ragazzi, io vi ricordo e vi invito a comprare Dhampir perché è un fumetto della Bonelli che veramente merita, e lo dico ancora, merita. Quindi diamo il sostegno a questo fumetto perché ha bisogno di tutti noi. Noi ragazzi ci vediamo. Un attimo, ho dimenticato questo importante. Se il video vi è piaciuto, e spero di sì, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e ovviamente attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione del canale. Noi ragazzi ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!